Nel video di oggi dobbiamo parlare di diverse proposte che ha fatto la FIA per cambiare la Formula 1. Alcune esagerate e forse troppo spinte per la massima categoria, altre invece che vedremo messe in pratica nel 2024. E poi nel corso del video andremo a parlare anche dello sviluppo di Mercedes, perché ci sono delle novità a riguardo. Ma prima, Liberty Media stravede per la reverse grid? Probabilmente sì, perché continua a riproporre questo format. Sappiamo che l'obiettivo di Liberty Media è quello di aumentare lo spettacolo per portare più persone in circuito e quindi fare più soldi, ma c'è davvero bisogno della griglia invertita per far tutto ciò? Questa è una delle proposte che viene continuamente discussa con i team per cercare di creare in pista situazioni diverse che lasciano spazio alla casualità. La sprint race ha in parte contribuito su questo obiettivo, ma non è riuscita a raggiungere ciò che auspicava Liberty Media, ovvero vedere diversi vincitori, diversi piloti sul podio. Ma dal mio punto di vista proporre la reverse grid è abbastanza pericoloso per la Formula 1 e non rispetta il DNA del motorsport. Ma andiamo a vedere tutto step by step, anche le motivazioni che ci sono alla base, ma prima vi ricordo di lasciare un like, di iscrivervi e attivare le notifiche per non perdervi nessun video che esce qui sul canale. Ogni settimana vi racconto tutte le notizie a tema auto e Formula 1. Mi raccomando, attivate le notifiche così ogni volta che pubblico un nuovo video venite avvisati e non dovete cercare le notizie sulla Formula 1, perché ne parliamo qui insieme. E vi dico anche la mia opinione. Ditemi la vostra sulla reverse grid, anche sull'abolizione dell'alternative tire allocation, e dopo andremo a vedere nel dettaglio il motivo, ma soprattutto sugli sviluppi di Mercedes. Sono curioso di sapere la vostra opinione nei commenti. Io sono Rastro, mi trovate anche su Instagram e ora iniziamo subito con questo video, ma prima sigla. Andiamo per step. La Formula 1 è già cambiata negli scorsi anni e di tanto rispetto a com'era in passato. L'introduzione della sprint race, che prevede l'abolizione di 2 prove libere e una gara al sabato di 100 km con anche la sprint shootout, ovvero una qualifica breve dedicata alla sprint race, non è cosa da poco. Io da sempre dico, secondo me la sprint race può essere un format valido se strutturato in maniera diversa. Ci sono alcune cose che non mi piacciono, a partire dal parco chiuso. Adesso per fortuna hanno introdotto anche la sprint shootout, perché prima altrimenti le qualifiche valevano sia per la sprint race che per la gara la domenica ed era un po' esagerato. Adesso almeno queste due cose sono state differenziate. Fatto sta che rimane comunque un format confuso che per chi non segue tutto il weekend per intero fa fatica a capire. Il venerdì diventa una giornata fondamentale e molte persone non riescono a seguire la Formula 1 il venerdì, quindi ci sono dei pro e contro. Sappiamo anche che la messa a punto di un'auto di Formula 1 è estremamente complessa, ci vuole molto tempo per finalizzare il setup nei suoi dettagli. Nei weekend con la sprint race i team erano obbligati a farlo al simulatore, avendo a disposizione solamente un turno di prove libere, ma non puoi far più di tanto. Devi mettere la macchina in pista e sperare che vada come nelle simulazioni. Non puoi permetterti di perdere tempo durante le prove a finalizzare il setup, devi andare a provare tutte le gomme che hai a disposizione. Per il 2024 forse andranno a modificare la sprint race, concedendo delle modifiche il sabato e quindi violando il parco chiuso, sebbene in parte non completamente, e questa può essere una modifica positiva, e questa sarà una modifica positiva per il weekend della sprint race, ma si vuole costantemente aumentare lo spettacolo e proprio per questo è stata proposta di nuovo la reverse grid, che viene proposta da Stefano Domenicali ai diversi team ormai già da tempo e anche in questo 2024, dove però i team si trovano in una posizione che vogliono bocciare la reverse grid, specialmente i top team, perché non sono favorevoli a uno stravolgimento così grande delle regole in Formula 1, aggiungerei giustamente, e anche i piloti si trovano dalla stessa parte dei team. Per esempio Russell ha detto che le gare con la griglia invertita non funzionerebbero. L'ha imparato dai tempi della Formula 3 e della Formula 2, dove se hai 10 macchine che sono le più veloci e vai a invertire l'ordine, rimarrebbe in pista comunque una situazione stazionaria dove l'auto meno veloce cerca di sorpassare quella ancora meno veloce davanti, ma ci sarebbe un trenino di auto in DRS e quindi il concetto non funzionerebbe. Nonostante questa testimonianza di Russell, c'è comunque il dubbio in Formula 1 e Domenicali insiste nel voler provare questo nuovo format. Fatto sta che nei prossimi giorni ci saranno diversi meeting per approvare le modifiche alla sprint race e verrà nuovamente considerata questa proposta della reverse grid. Ci saranno tutti i rappresentanti delle diverse squadre di Formula 1 che potranno però opporsi a questo format per quindi non approvarlo. Penso che questo format verrà nuovamente rifiutato, non è nel DNA del motorsport e quindi non se ne dovrebbe neanche parlare. Abbiamo visto varie modifiche, tra cui la sprint race, la sprint shootout, che secondo me magari aggiungono un po' degli elementi di innovazione, ma al tempo stesso creano molta confusione nel weekend e danno meno valore
valore alla gara della domenica. Questo è sotto gli occhi di tutti, perché i punti puoi anche guadagnarli il sabato, in una gara più breve, dove alcuni team magari rischiano di più e altri rischiano di meno, ma non garantisce più spettacolo avere una gara in più. Su questo bisogna essere chiari. Quindi dal mio punto di vista io sono contrario alla griglia invertita, ovviamente, ma ditemi cosa ne pensate anche voi. Sulla sprint race ho un po' delle opinioni contrastanti. Sono contento che ci sia una gara aggiuntiva nel weekend, perché comunque hai una sessione in più che dà spettacolo, però al tempo stesso toglie importanza alla gara della domenica e anche alle prove libere, che hanno sempre meno valore e i team non riescono ad andare al limite per sviluppare la macchina, dovendo essere costretti a utilizzare il simulatore. Ma arriviamo al secondo tema, uno dei più importanti di questo video. Arriverà la soppressione dell'Alternative Tire Allocation, che è stata una misura introdotta dalla Formula 1 nel 2023 che non ha convinto all'interno del paddock, questo è evidente. Provvedimento che è stato testato per la prima volta nel Gran Premio d'Ungheria e che voleva essere riprovato anche in futuro prima del cambio al regolamento del 2026, ma sembra che non verrà approvato. Cosa consiste l'Alternative Tire Allocation? Praticamente a ogni sessione di qualifica, ovvero Q1, Q2 e Q3, si utilizza una gomma diversa. Nel Q1 la hard, nel Q2 la media e nel Q3 la soft. Questo comporta anche diversi treni di gomme che vengono utilizzati nel weekend, meno gomme morbide e più gomme dure, per cercare di risparmiare anche sulla produzione degli pneumatici, passando da 13 set di gomme di Pirelli nel weekend a 11. E quindi avere meno gomme da trasportare da un weekend all'altro idealmente comporta meno spesa, meno ingombro dei pneumatici e un risparmio anche sulla produzione, nonché sui trasporti. Infatti, facendo un rapido calcolo, il numero di pneumatici che rimaneva a casa era di 4.000 unità, in base ai 2 set per ciascun team e per ciascun pilota, nell'arco di una stagione. E se per testar l'ATA sono passati 2 anni, sono bastate 2 sessioni da 60 minuti per abolire questa norma. Infatti, nonostante questo risparmio in termini di gomme, ai team non è piaciuta questa proposta. Pirelli non spiega il motivo di questa abolizione. Ovviamente loro erano estremamente favorevoli, l'aveva confermato anche Mario Isola, perché andavano a risparmiare più gomme e garantivano lo stesso spettacolo, riuscendo a risparmiare sulla produzione. Mario Isola ha sostenuto che le modifiche sull'Alternative Tire Allocation avevano garantito delle sessioni di qualifica più entusiasmanti, però fatto sta che non vedremo più l'Alternative Tire Allocation da quest'anno in poi, perché ai team non è piaciuto. Parliamo sempre di una Formula 1 più green, che cerca di risparmiare. A sto giro questa soluzione poteva risparmiare diversi treni di gomme, ma comunque è stata bocciata. Dal mio punto di vista non andava a cambiare tanto lo spettacolo in pista, si poteva sia tenere che non, ero abbastanza indifferente, però non capisco la motivazione alla base dei team. Certo, c'era anche il dubbio che con gomma dura nelle piste più fredde si sarebbe rischiato qualcosa in più, però finora non si era riscontrato questo problema. Fatto sta che i team hanno deciso in questo modo e quindi non si tornerà più indietro. Forse a parità di spettacolo si poteva tenere anche quest'altro modo di fare le qualifiche. Dal mio punto di vista sono indifferente, ma sono curioso di sapere cosa ne pensate voi. Ma torniamo a parlare di Mercedes, perché dopo il rinnovo di James Allison e di Toto Wolff, il team di Brackley è molto unito e possiamo dire che James Allison ha preso in mano la squadra, soprattutto dal punto di vista tecnico, che è lui il punto di riferimento. Vedremo la V15 il 14 febbraio e sarà molto diversa rispetto a quanto abbiamo visto in passato. Nonostante Red Bull abbia vinto 21 gare su 22 nel 2023, Mercedes ci crede e vuole vincere nel 2024. L'ha detto lo stesso James Allison. Certo, abbiamo detto più volte che Red Bull inizia prima degli altri a sviluppare la monoposto dell'anno dopo. Per esempio, Red Bull ha iniziato a sviluppare la RB20 già dall'estate scorsa, prima di tutti. Abbiamo visto come vanno al limite anche nel cercare di approvare il telaio per l'omologazione della FIA, con il crash test prima fallito, poi superato, e Mercedes comunque vuole fare un passo in avanti. Allison ha detto che andranno a riprendere degli elementi di Red Bull, non andando però totalmente nella direzione del team di Milton Keynes. Cercheranno degli elementi nuovi propri, specialmente nei canali venturi, che verranno fortemente modificati. Si cercherà di rendere la monoposto più lunga e anche più larga, con le pance in stile Red Bull, con un undercut molto marcato. Sarà anche fondamentale per Mercedes cercare di ridurre gli elementi al posteriore di dimensioni, che abbiamo visto l'anno scorso che il diffusore di Mercedes non era così ampio, anche per questo motivo, ma alla fine sarà la pista a parlare. E una cosa è certa, James Allison in Mercedes dà molta stabilità. L'obiettivo è quello di tornare a essere campioni il prima possibile e abbiamo visto troppe volte Mercedes più competitiva nelle qualifiche rispetto alla gara, dove la V14 faceva più fatica con serbatoi pieni. Quello sarà uno dei punti che cercheranno di risolvere, e non solo, in Mercedes cercheranno di dare ancora più potenza al motore tramite un lavoro sull'affidabilità dell'MGUH, MGK, turbocompressore e elettronica di controllo, pacchi batteria e sistema di gas di scarico, che verranno fortemente modificati. Questo reshaping della V14 permetterà anche una ridisposizione degli elementi interni della power unit per garantire maggior aria per raffreddare il motore e anche
esprimere maggiori performance, senza limitare la potenza. Ultimo elemento che voglio trattare è l'ala anteriore di Ferrari, perché ci sono degli aggiornamenti in merito. Abbiamo già detto come l'ala anteriore di Ferrari nel 2023 non era all'altezza dei rivali. Certo, l'attacco del muso era lo stesso di Red Bull, ma i flap dell'ala anteriore non generavano carico aerodinamico e si cercherà quindi di modificare l'ala anteriore per avere maggior grip sulle ruote anteriori, che è ciò che è mancato nel 2023, lo sappiamo tutti. E nel corso del 2023 abbiamo visto, specialmente con lo sviluppo in Austria, una modifica dell'end plate nella parte laterale, con un maggiore effetto outwash, concetto che prima Ferrari non aveva sperimentato, con un bordo di uscita dell'end plate che andava verso l'esterno, come quello di Red Bull. E vedremo anche il terzo flap dell'ala anteriore con un bordo più dolce, e quindi un bordo dell'ala anteriore frontale meno discontinuo, in modo da accompagnare meglio i flussi d'aria verso l'esterno, mentre nella parte interna accompagnarli verso il fondo, così da distinguere questi due flussi d'aria e riuscire a generare carico all'anteriore, ma al tempo stesso non generare resistenza aerodinamica. Ditemi nei commenti cosa ne pensate delle modifiche al regolamento che può subire la Formula 1, ditemi la vostra sul provvedimento della griglia invertita, sulla soppressione dell'alternative tire allocation, delle modifiche sulla sprint race e anche delle modifiche in Mercedes e Ferrari. Sono curioso di leggere e rispondere a tutti i vostri commenti. Come sempre vi ricordo di lasciare un like, di iscrivervi e attivare le notifiche per non perdervi nessun video che esce qui sul canale. Ogni settimana pubblico video a tema auto e Formula 1. Qui da Rast è tutto, ci vediamo a un prossimo video.